Ma nel 2023 è ancora possibile crescere su YouTube e soprattutto sfruttare un canale YouTube come mezzo per farci business? In questi ultimi anni i competitor si sono fatti sentire e YouTube si è dovuto adattare di conseguenza. Ma visto che YouTube resta uno dei motori di ricerca più grandi al mondo, ho deciso di fare questo esperimento. Ben 6 mesi fa ho deciso di avviare un canale YouTube completamente da zero e soprattutto senza farmi dare aiuto, non so, sponsorizzando il canale, eccetera, per vedere se fosse ancora fattibile crescere. Ovviamente ho utilizzato tutto quello che ho imparato dalle vecchie esperienze e adesso andiamo a vedere un po' le analisi, come è andato il canale durante questi 6 mesi e soprattutto andiamo a vedere gli errori che ho fatto o che non ho fatto. Quindi prima cosa sono andato a scegliere una nicchia e come seconda cosa ovviamente avevo già in mente quale strategia utilizzare per crescere e adesso andiamo a vedere tutto. Per selezionare la nicchia a cui rivolgermi ho selezionato due argomenti. Uno è quello proprio di parlare di YouTube, algoritmo di YouTube, crescita sui social, che è uno degli argomenti che mi piace, quindi da un lato ho scelto questo argomento, dall'altro lato ho scelto l'intelligenza artificiale, che è un argomento estremamente in tendenza, soprattutto sui social, quindi dal lato avevo l'argomento che piaceva trattare, da un lato un argomento che era di tendenza. Ho unito questi due per creare poi quelli che sono i vari prodotti su questo canale, tra cui uno dei primi video basato proprio su questo, sull'unione di questi due, ma adesso andiamo a vedere quale video è, andiamo a vedere anche le statistiche. Infatti ha avuto un risultato veramente molto positivo, tanto da farmi trascinare anche gli altri video del canale. Mentre per quanto riguarda la strategia utilizzata, beh, quella era ben chiara, mi sono affidato a tutta l'esperienza che ho avuto fino ad oggi e a tutti gli errori che ho fatto fino ad oggi e quindi ho puntato su uno dei parametri più importanti che YouTube tiene in considerazione, ovvero il watch time. Mi raccomando, fate attenzione, soprattutto se avete un canale YouTube, che questo è un parametro veramente importante che appunto YouTube va a tenere tantissimo in considerazione per far sì che il video continui ad essere spinto. E qui ho utilizzato un bel trucchetto che adesso andiamo a vedere insieme a tutto il resto. Ed eccoci qua, finalmente siamo all'interno di YouTube Studio legato a questo canale che ho chiamato Omar Domina Visual. Ebbene sì, quando ho cominciato con questo canale non avevo nemmeno idea di come chiamarlo, ho preso il logo da Google e sono partito così, letteralmente. Adesso conta 215 iscritti. Prima di passare ai contenuti veri e propri voglio continuare un attimo quel discorso della strategia del watch time che ho utilizzato. In pratica la mia strategia in cosa consisteva? Adesso vi mostro alcuni video e ve lo faccio capire. Come starete vedendo, oltre a questi short, guardate i video quanto durano, dai 2 ai 5-6 minuti, più o meno la durata è sempre quella. Come mai ho deciso di utilizzare questa strategia? Perché appunto le persone ormai sappiamo, come dicevo nell'intro, che hanno un po' cambiato il modo di guardare i contenuti online, quindi sappiamo che scrollano, vanno di fretta e passano avanti. Quindi solitamente il watch time, quindi il tempo di visualizzazione che lo spettatore ci lascia appunto guardando il video, è veramente poco. Poi magari sì, se il video lo prende e lo continua a guardare, ma non più di tanto, perché se non sei bravo a tenere incollato lo spettatore, dopo 1-2 minuti lo spettatore cambia. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto video brevi, tra virgolette, non troppo brevi. Quindi se faccio un video di 5 minuti e lo spettatore resta incollato anche per 2 minuti, come media di visualizzazione abbiamo, non so, il 40-44%. Per YouTube ovviamente il parametro viene considerato molto positivo perché è quasi la metà del tempo che lo spettatore è stato incollato al video. Se poi magari gli piace, 5 minuti passano in fretta, se lo guarda tutto ed è ancora meglio per le statistiche. Quindi ho giocato proprio su questo, sul watch time. Infatti devo dire che il watch time non è male. Infatti se andiamo a vedere il watch time di questo video è di 5 minuti, la durata media di visualizzazione è di 2 minuti e 13 e non è affatto male, fidatevi, paragonandola ad altri video. Se andiamo a vedere questo qua che dura 2 minuti e 40, se andremo a vedere il watch time vediamo che la media di visualizzazione è di 1 minuto e 40, che è veramente ottimo, è del 61.5%, cioè per YouTube è tantissimo. E infatti legata ad altri buoni parametri ovviamente il video è esploso, quello che vi dicevo, esploso ragazzi, teniamolo sempre tra virgolette perché ha fatto 5.700 visualizzazioni, ma come vediamo qua nelle ultime 48 ore ne ha generate 20, vuol dire che a distanza di non so quando è stato lanciato precisamente,
il 10 maggio dovrebbe essere stato lanciato, sì, dal 10 maggio a oggi vuol dire che sta continuando a generare visualizzazioni, ovvero pubblico che guarda questo video, magari si iscrive, perché infatti sì, mi sta portando ancora iscritti, infatti 61 iscritti li ha portati soltanto questo video, e appunto sono spettatori che restano poi all'interno del canale, eccetera. Addirittura ho fatto video di 2 minuti, e appunto questa strategia vuol dire che sta funzionando. Poi questo appunto è il video che vi dicevo legato all'intelligenza artificiale, perché era il periodo in cui si parlava di più di YouTube Automation, ovvero avviare canale YouTube con l'intelligenza artificiale. Ho legato le cose, argomento azzeccatissimo, strategia del watch time, il video ha funzionato e sta continuando ad andare, tanto che andava forte che dopo di questo ho pubblicato sì qualche short, qualche altro video, poi mi sono letteralmente fermato, per tipo 2 mesi non ho più pubblicato, forse anche per 3 mesi, adesso non ricordo precisamente, dopo magari me lo vado a vedere. Non ho pubblicato nessun video, il canale è cresciuto così fino ad arrivare circa ai 200 iscritti, tipo completamente da solo, in modo passivo, cioè mi portava visualizzazioni e altro. Fino a che a ottobre ho deciso di ripubblicare un altro video, e qui invece arriva l'errore, perché vi ho detto non è stato tutto bello e facile, ma ci sono stati degli errori. Ho provato a fare un video dove spiegavo come andare a visualizzare i tag dei competitor, eccetera. Quindi mentre registravo il video mi è venuto in mente di andare a spiare i tag di Michele Molteni. Andando a spiare i tag di Michele Molteni ho detto: perché non sfruttare la sua visibilità e fare proprio un video tra virgolette quasi dedicato, comunque tirando in ballo Michele Molteni, quindi utilizzando il nome, utilizzandolo nella copertina come state vedendo. E questo è stato un errore, non tanto per il video, perché più o meno come media di visualizzazioni ci sta in linea con il canale, ma praticamente questo video mi ha fatto un'esplosione di, come si dice, di impressioni. Eccole qua, ha fatto tipo 16.000 impressioni, ma ci è arrivato subito, cioè schizzato, cioè YouTube l'avrà messo nelle home page di appunto 16.000 persone circa, l'ha messo avanti, adesso non so precisamente nei consigliati, ecco qua nei video consigliati il 58%, magari chi guardava il video di Michele Molteni gli veniva consigliato il mio, ma ovviamente la percentuale di click sulle impressioni era bassissima, 1.1%, veramente bassissima. Questo è un altro parametro di cui YouTube tiene molto conto, quindi attenzione anche a questo. Ovviamente non era poi un video di Michele Molteni, quindi magari lo spettatore si poteva, non so, si poteva sentire tra virgolette truffato, però non l'ho fatto, cioè l'ho fatto con quell'intenzione di sfruttare la visibilità, ma proprio per esperimento più che altro, per capire cosa succedeva dopo aver fatto questo. Comunque sia 212 visualizzazioni, poi dopodiché non mi ha spinto più il video, quindi è stato molto lineare, perché ha capito che a quel pubblico a cui lo stava mostrando non interessava, o comunque poi il pubblico non reagiva, diciamo. Quindi è successo questo, però vabbè, tutto fa brodo, nel senso era comunque un esperimento, appunto mi è stato di aiuto. Anche questa tecnica però ho detto non è male, se si riesce a sfruttare meglio potrebbe essere anche questa molto molto interessante, perché comunque le impressioni ci sono state, quindi YouTube l'ha spinto, poi dovevo essere bravo io a creare magari un contenuto già partendo da questa idea. Comunque sia, diciamo che le statistiche del canale, adesso le andiamo a vedere un po' in generale, sono queste dalla partenza, facciamo intera durata. Ecco qui, il primo video è stato caricato il 5 maggio e l'andamento è stato questo. Poi qua c'è stato un boom di visualizzazioni con gli short, non ho più sfruttato nemmeno quelle, ma comunque la crescita a un certo punto era stata veramente alta, fino a tutto questo periodo che non ho più pubblicato video, zero, ve l'ho detto, cioè l'ho lasciato quasi morire, perché poi all'inizio era un esperimento. Poi ho visto che stava andando bene, ho detto quasi quasi lo riprendo in mano, infatti ho intenzione di continuarlo, anche pochi video, anche 2, 3, 4 al mese. Voglio portarli. Comunque sia, nelle 215 iscritti, 127 visualizzazioni nelle ultime 48 ore, che comunque non è affatto male, sta continuando ad iscriversi gente. E niente, magari vi aggiorno sui risultati, sul test, su come sta andando, su quando lo riuscirò a monetizzare, e soprattutto sui guadagni che si possono ottenere con questo canale, non solo dalla monetizzazione, perché c'è da dire che
mi hanno anche contattato per una sponsor, quindi può essere interessante come business ancora nel 2023 YouTube? Penso assolutamente di sì. Magari, ripeto, faremo un altro video dove andremo ad analizzare più questa parte qua, la parte business, ovvero i contatti che ho avuto mi hanno portato qualcosa, sono riuscito a monetizzarlo, ho guadagnato qualcosa con sponsor, affiliazioni, eccetera. Secondo me quella parte lì sarà più succosa. Per adesso rispetto a questa parte è zero, vi dico la verità. Ho avuto un contatto, adesso ci siamo in contatto, quindi non voglio ancora dire se è andata in porto la collaborazione o no, però per adesso mi hanno già contattato per una sponsor. Adesso vediamo un po' come si evolve la cosa. Sì, nient'altro da aggiungere. Se volete consigli, qualsiasi cosa relativa al mondo di YouTube, comunque sia, chiedetelo, perché magari è un argomento che possiamo approfondire anche su questo canale. Anzi, vi lascio un video qui da qualche parte dove parlo, già accennato qualche volta, delle nicchie interessanti per YouTube che potete prendere in considerazione se volete avviare un canale da zero. Noi ci vediamo al prossimo video.